Ciao a tutti cari amici e ben trovati in un nuovo interattivo con i tarocchi dedicati all'amore. Siamo qui questa sera con un'altra canalizzazione del pensiero. Ho preparato sempre queste due varianti, la variante del cuore rosso che sarà la prima stesa e la variante con questo pupazzone che adesso non mi ricordo il nome, so che ce l'ha ma non mi ricordo, comunque variante 2. Io ricordo per coloro che fossero entrati in questo video e nel canale per la prima volta che tutti questi video che vedete sono interattivi, quindi sono validi dal momento in cui vengono visti. Inoltre che sono stese generali, vanno sempre prese con le pinze perché non possono naturalmente risuonare con tutti, dato appunto che le situazioni sono tante e le persone che guardano per fortuna anche. Quindi nel caso in cui vogliate una stesa approfondita, chiedete un consulto, sotto nella descrizione trovate la mail e poi vi spiego come fare. Io vi lascio qualche secondo e poi parto subito con la variante 1. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale così vi arrivano ed attivare anche la campanellina così vi arrivano tutte le notifiche dei video che carico. Allora, metto in disparte la variante 2. Ricordo che se non vi è bastato il tempo potete stoppare e scegliere con tutta calma e serenità. Allora, variante 1, io comincio, andiamo a vedere che cosa vuole dirmi questa persona. Lo so che è da molto tempo che stai aspettando. Purtroppo mi sento impotente, incapace. Al momento di risolvere i problemi, di prendere una decisione, una scelta. Mi rendo anche conto che sei molto paziente e che io in un certo qual modo devo darmi una mossa, perché è da tanto che sto rubando questo tempo a te. Tu mi aspetti, ma io ho bisogno di risolvere delle questioni mie personali. E l'unica cosa che ho a disposizione è il tempo, che è prezioso, ma mi serve. È da tanti anni che ho un rapporto importante. Sono impegnato, sposato, convivente. Ho una compagna ufficiale da molti anni. Nonostante ciò, io ti penso. Quello che devo fare è trovare una soluzione a questo rapporto. Trovare una via d'uscita da questo legame che un tempo era la mia gioia di vivere. Ed era una scelta che io ho preso con serenità, con ingenuità anche, con candore, perché i sentimenti li provavo davvero e quell'anello che io ho donato a mia moglie, alla mia compagna, non era solo un anello, era il simbolo dei miei sentimenti. Quello che desidero è averti vicino, poterti tenere tra le mie braccia. Ho un pensiero verso di te, dolce, tenero, affettuoso, dei sentimenti importanti, che non sono solo quelli di un compagno o di un partner, ma hanno con sé anche la dolcezza, la fratellanza, l'amicizia. È tutto all'interno, è un sentimento d'amore sincero, quelli che ti avvolgono, che ti fanno sentire a casa, che ti fanno sentire in famiglia. È così che ti penso, con dolcezza, con affetto. E vorrei che questa situazione si trasformasse in realtà. Vorrei poterti coccolare, averti vicino. In questo momento forse siamo distanti e c'è aridità tra di noi. Soprattutto c'è aridità nella mia vita. Vorrei una rinascita. Vorrei avere il coraggio di partire, di risolvere queste situazioni, questi problemi che io ho da tanto tempo e che finora ho fatto finta di non vedere, perché quasi mi ero abituato a tutta questa sterilità nella mia vita, questa mancanza di vita. E finalmente, quando ti ho conosciuto, ho visto il sole. E questo mi ha aiutato a crescere, a diventare florido. Sono diventata una persona migliore. Una persona che vuole iniziare qualcosa da zero, perché sa che è fertile, che può dar vita a qualcosa di meraviglioso.
Al momento però sono frenato, ho bisogno di aspettare, ho bisogno di tempo, perché al momento sono confuso, non capisco che strada prendere, lo so quello che voglio, ma non so come fare ad ottenerlo. Sono bloccato da troppe nubi che ci sono nella mia vita, da troppe incertezze, da troppe difficoltà. E quindi sono prudente, faccio un passo alla volta, nonostante il mio ardore, il mio sentimento, la mia voglia di venire da te, senza neanche battere ciglio. Mi fermo e attendo, penso, valuto e cerco una strada libera da poter percorrere per superare tutti questi ostacoli, tutte queste difficoltà, questi problemi. Ma sono fiducioso. Ci vorrà molto tempo e io spero che mi aspetterai, spero che sarai così paziente, ma prima o dopo uscirò da questo labirinto e troverò la luce, la verità. Variante 1, io vi ringrazio, spero che la canalizzazione vi sia piaciuta. Vi invito a mettere mi piace, commentatemi, ditemi se le stesse hanno risuonato con voi naturalmente e iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi arrivano tutte le notifiche dei video che carico, che come sapete sono praticamente ogni giorno, almeno uno al giorno lo carico. Andiamo a vedere la variante 2 con questo pupazzetto, se qualcuno si ricorda come si chiama scrivetemelo nei commenti così smettiamo di chiamarlo pupazzetto. Eccoci qui. Allora, variante 2, andiamo a vedere che cosa vuole dirvi questa persona. Mi sento un fallito. Tutto quello che ho fatto nella mia vita è finito. È drasticamente finito. Sono KO, non ho più speranze, non ho più strade. E forse non dipende neanche da me. O meglio, dipende dalle mie scelte che ho fatto, ma a questo punto non ho altre possibilità di uscita, non ho vie d'uscita. Mi sento solo, abbandonato, vecchio, forse anche in depressione e triste, perché nessuno mi guarda più, perché mi sento senza attenzioni, come delle scarpe vecchie buttate in un armadio, in parte, con la porta chiusa, così che nessuno possa neanche riuscire a trovarmi, a vedermi, a ripulirmi. Questa chiusura mi ha ferito moltissimo. Questa fine, quello che è finito nella mia vita, mi ha dato motivo di buttarmi giù molto. Non mi sento più in grado di andare avanti. Eppure la possibilità ce l'ho di progredire, perché in fondo queste scarpe della strada la possono ancora fare. Però al momento sono così, fermo, bloccato, intristito. Sto guardando la parte economica della mia vita. Al momento ho degli interessi finanziari. Non guardo altro, perché i sentimenti mi hanno stancato, mi hanno reso quello che sono adesso, brutto, vecchio, messo in disparte. Io investo e poi tutto quello che faccio alla fine si rompe, si disintegra, si spezza. E allora forse è meglio guardare al denaro. È meglio che io dia le mie attenzioni alla parte finanziaria della mia vita, a un interesse concreto, vero, che non mi abbandona, che mi tiene sempre su a galla. A volte mi illudo, è fantastico, di come sarebbe bello avere una relazione, un sentimento vero, un rapporto appagante dal punto di vista affettivo. Ma mi rendo conto che è solo una magia. Mi rendo conto che effettivamente mi sto solo illudendo, che da questo cappello, a parte un coniglio, non può uscire altro che fallimenti e nient'altro. Anche se a volte mi viene da provare, vorrei veramente instaurare un nuovo legame, qualcosa di appagante. Ma poi mi fermo, perché soffro nel pensare a quello che ho già subito, soffro nel pensare che mi sto di nuovo illudendo e che forse non ci sarà mai davvero questo sentimento, questo amore che io desidero ardentemente. Perché dentro di me c'è il fuoco della passione, ma non mi sta portando da nessuna parte, almeno finora non è successo. E così il mio cuore è stritolato tra queste pinze, soffre anche un po' la solitudine,
ma soffro soprattutto nell'illudermi o nell'essermi illuso di poter davvero creare un rapporto nuovo, appagante. La gelosia mi pervade, perché nonostante la fine, la rottura, la sofferenza che ho nel profondo, ancora ti desidero, ancora ti voglio, ancora ti sento mia. E non posso sopportare che qualcun altro possa toccarti, possa anche solo guardarti. Variante 2, io vi ringrazio, commentatemi, ditemi se riconoscete la vostra storia, se risuona con voi. Io vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale, mi raccomando, così e attivate poi anche la campanellina che vi arrivano tutte le notifiche, in modo tale che così siete avvisati quando carico le canalizzazioni della sera, ovviamente, che come sapete ormai sono praticamente una ogni sera. Se volete qualche interattivo particolare, io sono naturalmente molto aperta, quindi potete commentarmi o anche nella community o anche mandarmi una mail. Io vi do un abbraccio grande e vi aspetto con i prossimi interattivi.